Allora, siamo nelle campagne di Staffolo, stiamo per partire per la caccia alla lepre, una caccia che effettueremo con due diverse tipologie di cani, giusto? Con due razze di cani diverse, prima con un gruppo di segugi italiani neri a pelo raso e poi con una muta di Erejoa. Il gruppo perché sono 3 in questa cacciata e invece gli Erejoa poi saranno, che sono segugi francesi della regione dell'Ariège, sud-ovest della Francia, saranno 5 in un'altra zona ovviamente. Perché anche questa caccia va fatta così presto nell'arco della mattinata? E va fatta presto perché l'olfattazione dei cani è assolutamente migliore, nel senso che i segugi seguono la pista della lepre da dove ha mangiato, da dove è stata la notte in piedi, perché le lepri sono in piedi di notte, e fino alla rimessa al covo. Quindi più è vicino quel lasso e più è ridotto quel lasso temporale da quando la lepre ha camminato a quando la lepre si è fermata nel covo, e migliore l'olfattazione e più facile lo scovo da parte dei cani. E allora adesso partiamo e andiamo a vedere se il gruppo di cani dei segugi italiani troveranno questa lepre. Oggi non è il massimo perché c'è un po' di bassa pressione, però speriamo anche in un po' di fortuna. Allora. Speriamo molto anche nella fortuna e soprattutto nella bravura dei cani. Allora, com'è andata la battuta questa mattina? La battuta è stata piacevole ma infruttuosa, piacevole come tutte le battute di caccia, infruttuosa perché pur avendo fatto del loro meglio i cani hanno lavorato molto bene, però con le condizioni che paventavamo difficili si sono rivelate difficili, condizioni ambientali, intendo questo caldo umido, bagnatissimo in terra, temperatura calda, molta umidità. I cani hanno fatto tanta fatica a scovare la lepre, infatti non sono riusciti a scovarla, hanno reperito la passata notturna, hanno lavorato cercando di accostare al meglio verso il covo della lepre, però non sono riusciti a scovarla. Sarà per la prossima volta. E intanto poi adesso vedremo all'opera anche la muta di segugi francesi. Ma questo mi dispiacerebbe un po' se l'Italia perdesse con la Francia 1-0, però sarei felice per i francesi. Un po' di campanile, insomma, un po' di campanile c'è sempre. Allora, prima però di dedicarci alla muta dei segugi francesi, ci prendiamo la solita pausa legata alle associazioni venatori, che in questo caso sarà dedicata proprio all'Associazione Nazionale Libera Caccia, in quanto la veste di Giancarlo Gasparini è quella di presidente regionale. Vogliamo fare un po' il punto sulle attività di questa associazione? Bene, grazie. Le attività dell'associazione sono molteplici come sempre, anche se viviamo in un momento
di difficoltà, sia a livello nazionale che a livello regionale delle Marche. Abbiamo avuto un mare di ricorsi per i motivi più svariati e assolutamente incomprensibili per noi cacciatori in alcune regioni italiane. Quest'anno sui calendari venatori, nelle Marche non è stato così, perché è stato un calendario venatorio, anche se non è il meglio che noi vorremmo a livello di equilibrio, ponderatezza e di prelievo controllato, però è stato un buon calendario venatorio. La stagione è stata buona come tutti gli anni, ultimamente è piovuto molto, quindi la caccia con i cani da seguito è stata penalizzata. L'associazione sta lavorando attualmente con la Regione Marche alla predisposizione del regolamento sul risarcimento dei danni, prima di tutto questo sta cercando insieme alle altre associazioni venatorie sempre maggiore unitarietà. Stiamo andando verso o un fortissimo coordinamento unico sia nazionale che nelle regioni italiane, oppure addirittura ritornare a una sola associazione. Il nostro presidente nazionale si è espresso per un forte coordinamento unico, cercando di far mantenere la propria identità alle associazioni, però con una unicità di intenti che è assolutamente indispensabile a questo punto, perché vediamo che la caccia è purtroppo soggetta ad attacchi sempre più beceri, direi, e sempre più inconsulti. Ma questa unitarietà di intenti da parte delle associazioni venatorie, che cosa poi può dire al cittadino comune? Bene, la ringrazio di questa domanda. Le associazioni venatorie hanno unitarietà di intenti, è sempre più forte, sempre più continua, sia a livello della Regione Marche sia a livello nazionale, e questa è la direzione dove andare. Però prima di questo, oltre a questo, c'è una realtà molto importante da evidenziare, che è quella degli ambiti territoriali di caccia. Bene, nell'ambito territoriale di caccia, ai sensi della legge nazionale e della legge regionale, come in tutti gli ambiti territoriali di caccia italiani, e ce ne sono in tutte le regioni d'Italia in misura equanime, sono presenti sia i cacciatori, le associazioni venatorie, sia gli agricoltori che gli ambientalisti. Nell'ambito territoriale di caccia di cui sono presidente, le associazioni ambientaliste presenti sono Legambiente e Italia Nostra. Voglio evidenziare, sottolineare con soddisfazione che dal 1996 ad oggi tutte le deliberazioni, eccetto una 2 mesi fa, ma per una sciocchezza fra l'altro, dove un rappresentante delle istituzioni ha votato a favore, ha votato contro, tutte le delibere dal 1996 ad oggi sono state prese all'unanimità, quindi con i voti favorevoli anche delle associazioni ambientaliste. E allora noi adesso ci spostiamo su un altro appezzamento di terreno per vedere all'opera, dopo aver parlato di associazioni venatorie, per vedere all'opera la muta di segugi francesi e vedere se riescono a scovare una lepre. E mentre ci spostiamo in attesa di veder partire la prossima muta di cani, incontriamo Carlo, che è il responsabile di questa azienda faunistica venatoria, che non a caso si chiama Azienda faunistica Collina del Verdicchio. E chissà perché, perché qui a Staffolo è tutto verdicchio dovunque. È tutto verdicchio, la maggior parte. Vogliamo parlare un po' delle caratteristiche di questa azienda? L'azienda faunistica è stata costituita nel 1992. Superficie 1500 ettari di terreno cacciabile, siamo 65 soci, di cui 25 interni e quelli altri sono esterni di altre regioni oppure altre province. Allora, questa è una zona prevalentemente collinare, ci troviamo tra i 4 e i 500 metri di altitudine. Quali sono le specie cacciabili che si trovano da queste parti? Per la migratoria è il tordo, la cesena, la tortora, il colombaccio. Per la stanziale invece cacciamo solamente la lepre e il faciano.
Debro, to. Non te fai. Sta buono. Allora Corrado, com'è andata questa battuta di caccia? Tutto sommato è andata bene, via. Avete scovato la lepre? Sì, l'abbiamo scovata un paio di volte. Dentro la vigna, però la vigna, sai, è difficile. È complessa. Come si insegna a un cane ad andare a caccia, a seguire la traccia, a fare la seguita? Quello ce lo deve avere addosso, perché se non ce l'ha. È una questione di distinto naturale che... E per questo motivo si scelgono anche i cani che siano figli di cani che hanno avuto un buon istinto? Un buon istinto, sì, una buona corrente di sangue, insomma. Ecco, concludendo, possiamo dire che comunque la battuta di oggi non ha visto un abbattimento, però è davvero soddisfacente per un cacciatore. Molto. Per quale motivo? E per vedere i cani lavorare, sentirli quando inseguita, quando scovano, quando... È più importante vedere un buon lavoro di un cane? Sì, che non la fucilata è l'ultima cosa. Per un segucista dovrebbe essere l'ultima cosa. Ecco, quelli che abbiamo visto in azione ora sono segugi francesi, ma che differenza c'è tra i segugi francesi e quelli italiani che abbiamo visto in azione prima? Nello specifico questi sono Ariégeois, segugi dell'Ariège, che è una regione molto asciutta e calda del nord-ovest della Francia, e questi cani derivano dai Gascon Saintongeois soprattutto, che sono i cani bianchi del re, i grandi cani bianchi del re. Sono cani abituati più degli italiani a cacciare in muta, in gruppo, e quindi a cacciare aiutandosi reciprocamente. Sono cani molto maneggevoli, ovvero stanno molto in mano, vuol dire che cacciano vicino al conduttore e cacciano in un raggio ristretto, per capirci. Gli italiani sono molto più indipendenti e molto più individualisti, anche se negli ultimi 30, 40 anni, 50 anni sono stati ammutati molto di più, cioè messi in muta in gruppo, e anche gli italiani oggi cacciano in gruppo, in muta. Però prima di dire questo bisogna specificare solo una cosa, che le fasi della caccia alla lepre con i segugi sono 4 e sono la ricerca della pastura o passata notturna, ovvero dove la lepre ha mangiato ed è stata la notte, l'accostamento al covo, lo scovo e la seguita. La seguita vuol dire inseguire la lepre fino la parte finale fino a dove sono appostati i cacciatori per far sì che possa essere prelevata.